Luna, chiudi la porta, va là. Scusate ragazzi, ma in questi ultimi giorni il frastuono che fa il mercato alla Juventus alla fine ci disturba, quindi meglio tenere le porte chiuse. Chiaramente stiamo scherzando, ma bisogna fare anche un po' di battute, altrimenti ci andiamo in depressione, come si suol dire, perché è stato, come vi ho detto negli ultimi video, un calciomercato abbastanza lento. Poi, come va YouTube, lo so già, qualcuno dirà già, ma quella non è una porta, è una porta finestra. Voi lo sapete, questa è la voce dei leoni da tastiera, ma adesso banda alle ciance, qualcosina di cui parlare c'è, se no non saremo qui. Però prima di iniziare, come al solito, iscrivetevi al canale che è gratuito, però soprattutto ragazzi commentate e lasciate un mi piace, importantissimo per spingere questo algoritmo, è come lo stesso motivo per il quale si cerca di fare video un po' tutti i giorni, perché in realtà se uno salta video poi l'algoritmo si dimentica e vi assicuro per un canale come il mio è difficilissimo poi ritornare un po' nella rotazione. Comunque ragazzi, l'avete visto, quest'anno va così e noi non è che possiamo farci nulla, siamo qua a raccontarvi quello che succede e poi anche a farci un po' di compagnia, tanto per parlare un po' di calcio e condividere un po' di cose, però ci sono alcune informazioni che vorrei condividere e alcuni pensieri. Allora, pensate un po' che è chiaro che adesso c'è questa sensazione, ne abbiamo già parlato un po' di insomma, che la Juventus, come si dice in inglese, quest'anno stia facendo un po' di crickets, quindi non accade nulla, però abbiamo anche dovuto e deciso di riscattare alcuni prestiti che hanno con obbligo e altri meno, e questa cifra è una cifra ingente. Di calciatori ce ne sono tanti, perché se pensate agli acquisti nuovi che possono essere il Jonathan David che arriva sia a parametro zero, però ci sono le commissioni, ne abbiamo già parlato, l'investimento per Cibo con Sessao che è stato comunque un investimento importante di 40 milioni, poi i vari Kelly, i vari Kalulu, Nico Gonzalez, Di Gregorio. Alla fine, che se ne dica, ho capito che tu fai i pagherò, ma i pagherò sono adesso e bisogna tirare fuori una parte di questi soldi, quindi comunque va questo ad influire, scusate, pesantemente sul mercato della Juventus di quest'anno. Poi vorrei fare anche un po' di chiarezza per quanto riguarda Niccolò Savona, perché qua è dove vado un po' in confusione, nel senso la Juventus ha ricevuto un'offerta ufficiale dal Nottingham Forest per Niccolò Savona di 12 milioni di euro. Adesso Niccolò Savona è chiaramente un giovane 22enne, perché lui è del marzo 2003, ha fatto un'annata comunque che doveva essere da comprimario, però tra infortuni e decisioni di Motta alla fine è diventato un titolare fino a quando si è fortunato, e facendo bene a sprazzi, però sicuramente non bene a sprazzi, e offrendo anche delle prestazioni comunque abbastanza insipide spesso e volentieri. Cioè in questa formazione io non so dove mettere Savona, ma non si può pensare che durante l'anno si sentono commenti su Savona, se Savona non è adeguato bisognerebbe venderlo, alla fine cioè non può essere un calciatore da Juventus, poi arriva un'offerta e sento dire ma no, ma Savona 12 milioni sono troppo pochi, alla fine diamo via i giovani. Ragazzi, o uno è un giocatore da Juventus o non lo è. Poi il mercato lo fa chi arriva, ti bussa alla porta e offre. Il Nottingham Forest ha offerto 12 milioni, io a Savona sinceramente se me ne dessero 15 lo cederei. È una plusvalenza totale perché è cresciuto nelle giovanili, però non penso che Savona nei prossimi 10 anni possa diventare Lichtsteiner o un calciatore che fa la differenza tra Juventus. Poi se vogliamo tenerci tutti i comprimari, cioè ci può anche stare. Savona non è un cattivo giocatore, per carità, e magari anzi fra 2 o 3 anni potrebbe salire di livello, però ha bisogno di farsi esperienza da qualche altra parte, quindi prestito o cessione io sinceramente non ci vedrei nulla di male, chiaramente per le cifre giuste, ma 12-15 milioni non stiamo parlando di un'eresia a mio parere, e questo è un parere personale. La stessa cosa vale per Dusan Vlahovic, perché allora adesso abbiamo la situazione Colo, partiamo con quella dove Fabrizio Romano ci dice che la Juventus e il Paris Saint-Germain sembra abbiano trovato un accordo per quanto riguarda le cifre e stanno semplicemente vedendo di riuscire a chiudere questa operazione nelle prossime 48 ore, perché la Juventus sembra disposta a dare 5 milioni subito al Paris Saint-Germain con 55 l'anno prossimo per andare ad arrivare a quei 60 milioni di cui il Paris Saint-Germain ha bisogno per evitare la minusvalenza che non vuole fare, tanto quanto la Juventus non vuole fare minusvalenza con Vlahovic. Poi arriveremo al discorso del costo di Colomani, però su Vlahovic stesso discorso che per Savona, cioè noi diciamo Vlahovic non è all'altezza, Vlahovic non è un calciatore da Juventus, Vlahovic è troppo incostante, Vlahovic non dà continuità, e poi
arriviamo a dire sì, però non mi va di darlo a Napoli e a Mina perché andiamo a rinforzare la concorrenza. Allora ragazzi, decidete, o è un pippone o non è un pippone. Se è un pippone, scusate chiaramente il vocabolario, però se secondo voi un giocatore non ha l'altezza, darlo a chiunque, chi se ne frega. Allora se dite che non lo volete dare a un'avversaria perché si rinforza, vuol dire che alla fine tanto pippone non è. Allora bisogna un po' essere equilibrati e scegliere. Vlahovic secondo me è un ottimo calciatore, però è incostante, ha dimostrato che appena le cose vanno male, lui dal punto di vista di psicologico, insomma, è come me il sabato sera dopo 5 birre, quindi va un po' in confusione. Quindi secondo me bisogna veramente avere un po' più di come si dice, di continuità e anche essere abbastanza più equilibrati. Tra l'altro io aggiungo anche qualcosa sul discorso Savona, che se pensate alla rosa della Juventus in questo momento, se gioca a 3 dietro, dove io credo che Savona possa solo finire in quei 3 lì, non credo che chiaramente non centrale difensivo, lungi da me, no, non è quello il suo ruolo, però Savona per me non è un calciatore alla João Mario, non può fare il tutta faccia in quella maniera lì, non ce l'ha, non è la sua caratteristica, è un giocatore tra l'altro di più di 1,90 m, quindi non lo vedo fare quel ruolo, non ha neanche le caratteristiche tecniche, è più quel braccetto di destra se proprio vogliamo, però a quel punto lì se guardi la rosa, braccetto di destra c'è Gatti che arriva prima di lui, c'è Kalulu che arriva prima di lui, eventualmente c'è Rugani che arriva prima di lui, cioè ragazzi lui di spazio ne troverebbe veramente pochissimo. Non è un problema di liste, si parlava di liste ma non è così, perché Savona è nato dopo il gennaio 2003, quindi per la stagione 25-26 lui non conta per quanto riguarda le liste. Cosa sono queste liste? Quando insomma si iscrive la squadra Serie A ci possono essere 25 giocatori che sono over 22. Ok, quindi è per quello che la Juventus sta aspettando di vendere calciatori over 22, quindi Savona non conterebbe, per poi poter arrivare a quel numero 25 che è quello che puoi scrivere, per poi venderne uno, comprare uno, quindi da avere 25 in rosa. Perché ne vuole 25 in rosa? Perché in realtà tu ne puoi avere anche 50, però come fa il Chelsea, gli altri 25 si siedono in tribuna per tutto l'anno, tu li paghi lo stesso, e credo che per una squadra che vuole essere una società che vuole essere sostenibile, vuole pensare al futuro, lasciare gente come Artur fino a gennaio dell'anno scorso in tribuna a prendersi 4 milioni all'anno mi sembra che sia un po' uno sperpero di denaro. Questo è un po' un'idea mia. Comunque bisogna anche dire che su Vlahovic, concludendo quella telenovela, non è che la Juventus sia qua che si afferma e nulla si muove o viceversa. Vlahovic ha delle richieste di un certo tipo, lui vuole essere trattato come un parametro zero, quindi cosa vuol dire? Vuole che la squadra che lo acquisti vada a dargli un bonus alla firma come si fa con i parametri zero, vuole una buona uscita dalla Juventus perché sente che gli erano stati promessi dei soldi come bonus fedeltà che lui ha raggiunto e non vuole perderli, vuole che gli siano retribuiti, e allo stesso tempo vuole uno stipendio quasi da top player, perché altrimenti dice io rimango alla Juventus fino alla scadenza naturale del contratto, poi l'anno prossimo sono a parametro zero, il mio cartellino è gratuito e quindi posso chiedere delle commissioni e chiaramente avrò uno stipendio più alto, sempre ammesso che trovi anche la squadra del livello che sta cercando lui, perché non mi sembra che Vlahovic si stia proprio adattando. Quindi la stessa cosa che vale per la Juventus, che non vuole fare minusvalenza, e come lì ha già detto ragazzi io sono aperto a vendere Vlahovic, però le condizioni devono insomma andare a fare contenti sia noi società Juventus sia Vlahovic. Se queste condizioni ci sono possiamo cederlo, altrimenti Vlahovic rimarrà con noi. Comunque ricordiamoci una cosa, che quando continuiamo a parlare di questo mercato, di queste cifre o comunque di giudicare i 60 milioni per Colomani, sui quali posso anche essere d'accordo, però il mercato è cambiato. Ad oggi Lucca è stato venduto al Napoli per la modica cifra di 35 milioni. Credo che ci siano più di 2 categorie di differenza tra Colomani e Lucca. Poi Lucca è un 9 milioni di prestito oneroso con 26 d'obbligo l'anno prossimo per il riscatto. Però vi ripeto, Lucca non è sicuramente Colomani, e certo anche Colomani ha bisogno di rilanciarsi, però visto che viene dal Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain non ha così bisogno come noi di cedere e di cedere in una certa maniera, e giustamente non vuole fare minusvalenza, anche perché di anni di contratto Colomani ne ha e non ne ha solamente uno. Quindi io credo che arrivati a questo punto, a pochi giorni dalla fine del mercato, se qualcuno vuole Vlahovic ben venga, però alla fine vi ripeto, per quanto io credo che sia la cosa migliore da fare quella di separarsi da Vlahovic per noi e per lui, se nessuno vuole quantomeno andare a coprire quella che è il residuo a bilancio, Vlahovic ce lo teniamo, e poi
sarà quel che Dio vorrà, tanto non sarà né il primo né l'ultimo che andrà via a parametro zero, e poi secondo me in Italia bisogna anche un po' aggiornarsi, perché i parametri zero alla fine in Inghilterra, come vi ho già ripetuto, ci sono, vanno via spesso a fine contratto e poi decidono di fare ciò che vogliono. Comunque concludo anche spendendo una parola a favore della società Juventus, e lo faccio adesso. Io non ho nessuna affiliazione, guardate, non ho sponsor, non c'ho nulla, anzi vi parlerò anche di un paio di scarpe di calcio, perché io gioco ancora negli over 40 qua in America, e ci sono le scarpe da calcio delle marche tipo Asics, che io ne parlo così, che sono molto sottovalutate. Io ho sempre usato Adidas, ma Asics è una scarpa veramente strepitosa. Comunque voglio spezzare una lancia a favore della società, perché io sento troppa negatività per quanto riguarda il progetto Juve, Comolli, Chiellini non sa fare il suo lavoro. Ragazzi, non è vero che Comolli, Chiellini, Modesto negli ultimi 3 mesi si sono rigirati i pollici. Questa è la cosa più lontana dalla verità. Sono partiti con idee finalmente chiare, con un certo tipo di filosofia, in cui risanare il bilancio è importantissimo e risolvere una situazione che è figlia di anni in cui ci sono state spese senza senso, senza una visione a lungo termine, che ad oggi nel calcio è un qualcosa che non si può più fare, non paga e anzi rischia di far saltare per aria le società. E se non arrivano colpi spettacolari è perché si sta cercando comunque di costruire una sostenibilità che non sia solo vivere nel momento come vuole il tifoso, vuole il traguardo, il campionato eccetera, però a volte purtroppo ci sono dei cicli come questi che possono durare 4-5 anni, speriamo che sia l'ultimo, dove poi si può ritornare finalmente a respirare, perché l'anno prossimo, come vi ho già detto, con questi 6-7 contratti che andranno a finire, lo spazio salariale della Juventus si aprirà per più del 30%, 40%, e dopo vedrai che la Juventus finalmente, come ha detto Gianna Balzarini, potrà ritornare sul mercato a fare la voce grossa. Comunque io vi dico questo, ci vuole più equilibrio. Mancano ancora 4 giorni alla fine di questo calciomercato, che non è finito, e noi lo sapevamo che i colpi sarebbero stati fatti alla fine, quindi io di cose me ne aspetto. Vediamo cosa succede nella situazione con Colomoni. La Juve deve chiaramente completare la rosa non è completa, però vi ripeto, prima di fare giudizi, dare giudizi, puntare dita, bisogna aspettare fino alla fine. Come io ho già imparato anche se è il primo anno per quanto riguarda il calciomercato, prima di dire che un affare è concluso bisogna che ci siano le firme. Ormai neanche essere sull'aereo, basta vedere Boniface, ti dà la sicurezza che un qualcosa sia ormai deciso. Ragazzi, ripeto, calma, coerenza, fiducia, e la cosa più importante che ci unisce tutti, sempre Forza Juve. Ciao.